traffico che troveremo penso sarà prettamente dato dai ciclisti. Leggero. Varietà. Quello che si è guadagnato il nome di... Il passo dove arriveremo, con calma, troviamo un barettino, anche se abbiamo una caffettiera a bordo. Scavati dall'erosione del torrente. Non è altissimo, è prettamente cupi macchioni boschivi. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 12 aprile 2025. Stiamo arrampicando già sulla salita che ci porterà a Selvino. Vi abbiamo evitato un po' di autostrada, un po' di tangenziale, qualche rallentamento. Questa strada qui è particolarmente tortuosa, una bella salita. Il traffico che troveremo penso sarà prettamente dato dai ciclisti. La giornata, come vedete, è soleggiata ma c'è un po' di foschia. Ci siamo svegliati con calma, stamattina abbiamo fatto colazione, abbiamo fatto benzina e visto che vicino al benzinaio c'era un supermercato abbiamo approfittato per comprare lì il nostro pranzo. Ed ecco Cinzia con il bottino che abbiamo comprato. Cinzia, stesso pranzo dell'altra volta, focaccine, pizza di tacchino, leggero. Varietà, i tornadi sono stretti uno dietro l'altro e si fanno rispettando la propria porzione di carreggiata. Ad un certo punto vi ubriacherete di tornanti. Vi devo dire, l'asfalto è anche tenuto in maniera ottima. Il passo dove arriveremo sarà il passo di Ganda, che non è altissimo, è prettamente frequentato da ciclisti, ma veramente un mare ce ne sono, un mare di ciclisti. Il problema è quando li si incontra all'altezza dei tornanti, dove bisogna o aspettare che finiscano loro di farlo oppure sperare. Eccolo qua. Boom. Si è fatta. Guardate qua sopra che cos'è, una scala di tornanti e la vista che c'è alle nostre spalle in alcuni punti è veramente interessante. Il paese di Selvino, adesso lo attraverseremo, lo supereremo, vi accoglierà questo muro. Benvenuti Selvino. ZTL non attivo, che possiamo passare. Siamo a un'altezza di circa 950 metri e l'area è frizzantina. Peccato che c'è un po' di foschia, ma sono degli scorci molto interessanti. Adesso dove c'è la tabella del passo, lì dovremmo avere ancora una vista più intrigante. Ecco, lì è il passo di Ganda. Piano piano ci arriviamo, 1,5 chilometri circa. La strada, soprattutto nell'ultimo tratto, è molto stretta e quindi neanche a dirvelo le velocità sono quelle che sono, ma guardate che spettacolo che è. Il passo di Ganda è un valico di montagna situato nelle prealpi bergamasche, in Lombardia, tra i comuni di Oltre il Colle e Gorno, nella provincia di Bergamo. Si trova a circa 1000 metri di altitudine e collega la Val Serina con la Valle del Riso. È un luogo frequentato da escursionisti e ciclisti, soprattutto nei mesi estivi, grazie ai suoi panorami e alla relativa facilità dei percorsi. Inoltre fa spesso parte di itinerari escursionistici più ampi nelle Orobie. Questa è la vista che c'è dal passo di Ganda. Peccato che ci sia un po' di foschia, ma vi posso garantire che, a parte il venticello che si fa sentire, la foschia, la vista è sicuramente tanta roba. Siamo sul passo di Ganda, ci sono circa 11-12 gradi, ma con questo venticello se ne percepiscono molti meno e Cinzia ha detto dai andiamoci a bere un caffettino. Si è già rimesso il casco Che ci scaldiamo. Adesso come scendiamo puntiamo un baretto. Magari il scorso era più caldo. Oggi c'è vento. Ma qui siamo anche a 1100 però, 1100 metri, questa è Ganda. Adesso scendiamo in basso, con calma troviamo un barettino, anche se abbiamo una caffettiera a bordo, ma è meglio che gli offro un caffè da bar, così si scalda un po', Cinzia. Adesso rifacciamo un pezzettino di strada che abbiamo fatto per salire e poi invece cambiamo e puntiamo un altro posto molto suggestivo, ecco. Qua siamo ai piedi di questa cabinovia, c'è questo bar, New Bar Dolci, c'è Cinzia, tutta contenta che si beve il caffettino e guardate anche qui, posto senza vista. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi!
Montagne, e pensate che siamo a 2 passi da Bergamo. Ripartiamo dopo la pausa caffè. Tra l'altro il bar c'è una vista, da una parte sono le piste da sci, dall'altra parte c'è tutta la vallata, molto particolare, molto bella. Le mule tra l'altro si muovono con una velocità incredibile. Fino a poco fa, mentre bevevamo il caffè, c'era pure un po' di nebbia che poi col vento è andata via, per fortuna. Adesso piano piano scendiamo. Comunque Costa Serina, se doveste mai fare queste strade sappiate che comunque l'asfalto è in più che discrete condizioni. La discesa dal passo è molto dolce e piacevole. Adesso praticamente arriviamo qui in valle, ci teniamo sulla sinistra, anche perché qua quando fare la strada chiusa, ma noi comunque non ci interessa perché saremmo comunque andati a sinistra verso Zogno, per intenderci. Andiamo di qua e andiamo nell'orrido di Bracca, piccolo ma estremamente interessante. Nel frattempo la temperatura da 11 gradi che era sopra siamo arrivati a 16 e mezzo, è tutto un altro andare, ecco. Qui siamo in località Bracca. A un certo punto inizierete a costeggiare questo fiume che ha scavato praticamente gli orridi negli anni. Scada che c'è qui. Ed eccoci qua, questo è l'orrido di Bracca. Il percorso della strada di fondovalle, costeggiata dal torrente Ambria, è inserito in un contesto naturalistico mozzafiato. Gli orridi, difatti, scavati dall'erosione del torrente, calano a strapiombo sulla strada e, durante il periodo invernale, permettono la formazione di stalattiti di ghiaccio. C'è una piccola cappellina qui sulla destra, dedicata alla Madonna. Eccola qua. E siamo arrivati a Zogno. Finiti gli orridi di Bracca, praticamente siamo a pochi chilometri dagli orridi della Valtaleggio. Visto e considerato che di strada per arrivare qui se ne fa diversa, sarebbe veramente stupido arrivare fin qui per poi tornare a casa. Allora ci facciamo gli orridi della Valtaleggio e poi ci mettiamo dentro altra roba, ma non vi anticipiamo nulla. Intanto ci facciamo questa strada che costeggia il fiume fino all'altezza di San Giovanni Bianco. Da lì ci terremo sulla sinistra e entreremo nella Valtaleggio. Eccoci qua, San Giovanni Bianco. Nel frattempo il vento si è alzato notevolmente, vi devo dire. Qua, una volta arrivati in questo punto qui, vi tenete sulla sinistra e entrerete in un posto assolutamente magico, incantato. C'è un cartello all'inizio della strada che vi avvisa che il 4 maggio c'è divieto di transito, quindi se avete intenzione di venire da queste parti qui evitate il 4 maggio, altrimenti rischiate di arrivare fin qua per poi tornarvene a casa senza aver visto nulla. Ecco, da qui potete iniziare a mettervi comodi e a gustarvi un posto letteralmente incantato, senza vista, senza acqua e senza suggestione. Qualcuno ebbe a definire la Valtaleggio come un territorio montano particolarmente verde, con pendii ripidi e rocciosi, cupi macchioni boschivi e pascoli molto vasti, dove trovano spazi le frazioni abitate, un gioiello che si è guadagnato il nome di Piccola Svizzera. Superate sotto chiesa, che praticamente è questo borgo alla nostra sinistra, noi stiamo puntando ovviamente il passo di culmine di San Pietro. Le curve non mancheranno, il tratto sarà all'inizio particolarmente stretto, ma non vi anticipo nulla, lo vedremo insieme. Intanto vi dico che per arrivare lì ci impiegherete qualche minutino, perché come vedete la strada è sì tortuosa, il manto di asfalto non è neanche messo male, c'è un po' di traffico e ci sono tanti ciclisti che inevitabilmente rallentano il passo delle auto, in qualche punto si troverà qualche ingorgo, insomma non è sicuramente una strada da fare con il coltello tra i denti. Passo lento e deciso, tanto fretta non ne avete e quindi avrete modo di godervi posti e paesaggi, come dico sempre. Dobbiamo trovare anche un posticino dove accomodarci per pranzo, ma guardate che spettacolo è qua intorno a noi, guardate che vista che c'è qua, ragazzi, senza montagna qua e senza legna. E quella che vedete in alto qui sulla sinistra, tra un po' arrampicheremo lì, praticamente passeremo sul fianco di questa montagna qui, lì sopra passeremo, dove la strada è particolarmente piccola. Andiamo sul passo di culmine di San Pietro, mangeremo lì
Adesso appena imboccherete questa strada qui, occhio perché la pendenza è very strong, quindi metteteci una bella primetta. Ah, l'hanno sistemata tra l'altro, prima era messa molto male, prima era messa malissimo, adesso già va un po' meglio. Non cantiamo vittoria troppo presto, ma rispetto a qualche anno fa, quando l'ho fatto l'ultima volta, qui era veramente conciatissima. Adesso qua c'è il limite dei 30 km/h. Rendetevi conto che da una parte praticamente non avrete protezione. Bella, molto panoramica, ma in alcuni tratti estremamente pericoloso. Diciamo che la parte più stretta, la parte più panoramica, la parte più suggestiva l'abbiamo fatta, l'abbiamo finita. Questa è altrettanto bella, ma come vedete la strada è più larga, le curve non sono chiuse, strozzate, senza visibilità come le altre, e in tutto ciò per fortuna hanno rifatto totalmente l'asfalto, e quindi è una sorpresa estremamente gradita. La strada è sì più larga di prima, ma comunque non è che ci passano 2 macchine qua, quindi se dovesse arrivare qualcuno bello allegrotto, e spesso le bici che scendono lo sono, bisogna considerare anche quello. Tutto ciò per dire Rechiaritta sempre. Ed in tutto questo, ragazzi, siamo arrivati a Culmine di San Pietro, ultima curva a sinistra e siamo praticamente arrivati. Eccoci qua, Culmine di San Pietro. Adesso o ci fermiamo qui a mangiare qualcosa oppure proseguiamo. Cinzia neanche a dirlo vuole proseguire, quindi proseguiremo. Sì, adesso proseguiamo e ci troviamo un posticino dove accomodarci, ecco. L'asfalto non è sempre bellissimo nella discesa da Culmine, quindi velocità moderata. Vedete com'è stretta la questione qua, è molto bella ma è molto stretta. Mi sembra di ricordare che da questa parte c'è un parcheggino dove abbiamo già pranzato altre volte. Siamo in località Moggio, adesso qui sulla sinistra, qua al nostro parcheggino. Ecco la panchina, c'è tutto quanto, quindi ora parcheggiamo comodi. Ok, parcheggiamo in maniera che poi sia comodo anche per andarcene. Go, scendi pure. Allora, la panchina è quella lì, dovreste vederla. Adesso abbiamo tutto quanto a bordo. Prendiamo la nostra roba e ci mettiamo, certo. Sì, ormai siamo di casa qua. Allora, allora, qui dentro c'è anche la mucchina. mi serve. Prendila pure qui dietro. Il caffè lo prendiamo dopo. Il caffè lo prendiamo dopo, il caffè è qui, ragazzi. Il caffè, cucchiaino. E la panchina è quella lì. La mia borsa è qui, ma la prendo, non ti preoccupare. C'è anche l'acqua, che tra l'altro abbiamo a bordo, ma dovrebbe uscire qui l'acqua. Acqua c'è. Adesso prepariamo il pranzo perché non avevamo nulla anche oggi, quindi abbiamo approfittato per fare un minimo di spesa e adesso ci attrezziamo il panino. A mucchina, ci puliamo, chiudiamo e iniziamo a preparare Stoz of the Day. Eccola qua. Boom. Adesso uno, visto che ho le mani unte, ne faccio pure quest'altro. Tra l'altro abbiamo anche l'acqua vicino, quindi ci possiamo pure sciacquare le mani. Ok. Presa il ritacchino. Allora, 2 ce ne abbiamo, no? Sì. Sì. Quindi possiamo tutto. Possiamo abbondare, diciamo. Bello rinforzato il panino, Dima. Ok, noi prepariamo anche l'altro. E anche il secondo panino è fatto. Buon appetito. Dai! Buon appetito.
Avrei voluto offrire un ottimo caffè fatto con la macchinetta Outin a Cinzia, ma questa mattina probabilmente non ero molto sveglio quando ho preparato No. la La macchinetta. fretta, va sempre di fretta. E anziché Quando prendere fretta non ne ha. l'adattatore per mettere il caffè macinato, ho preso l'adattatore per prendere le cialde. La cialda non l'abbiamo, quindi adesso con calma saliremo in moto, faremo un po' di strada e ci fermeremo al prossimo bar. Mi toccherà offrirgli pure il caffè. Tappa baretto. Per perdonare. Tra l'altro avremo anche modo di festeggiare, perché allora oggi è 12 aprile è 2025, il GS è nato il 15 aprile 2015, quindi tra esattamente 3 giorni il 10 Gessone compierà 10 anni. Fantastico. Sa che abbiamo fatto proprio la scelta giusta a uscire oggi, perché il tempo già si sta cambiando e domani le previsioni iniziano a mettere già brutto, farà brutto per tutta settimana. In alto le nuvole corrono, che è una meraviglia. Qui il vento soffia più di prima. Da questa mattina quando siamo usciti non ha fatto altro che aumentare. Adesso ci aspettano 3-4 giorni di brutto tempo e stiamo pensando a cosa fare a Pasqua e Pasquetta, ma non riusciamo a venire a capo. Ci sarebbe piaciuto andare in Francia, andare in Vercors piuttosto che Verdun, ma le previsioni non sono bellissime e le temperature, soprattutto fuori da parte del Vercors, è ancora un po' prestino probabilmente. Lì ci aggiriamo tra i 1.500 e 1.800, alcuni punti anche 2.000, quindi insomma vedremo cosa fare. Intanto adesso puntiamo il baretto. Bar Balisio. Questa contenta. Siamo scesi da lì noi. Il tempo, come vi dicevo, si sta cambiando e penso che entro stasera arriverà già le prime piogge, perché qua sopra non ha un bel aspetto, ma tanto noi da qui adesso ci facciamo un caffettino e poi puntiamo verso casa, ci rimettiamo sulla strada veloce. Grazie. Per me? Non volevo entrare nel No, non ti metto. Vai tranquilla. La barista come te non voleva essere ripresa. Infatti mi sta simpatica. Vista l'ora c'è un po' di movimento per questo bar. Si urla soprattutto. Adesso stiamo puntando Lecco, poi da Lecco ci rimetteremo in Superstrada, punteremo direttamente casa. La SS36 in queste condizioni con poco traffico ci è capitato veramente rarissime volte, siamo quasi emozionati. Forse è complice il tempo che sta cambiando, ma dietro di noi guardate non c'è nessuno, o comunque pochissime auto, veramente poco traffico. Eccolo qua, abbiamo cantato vittoria troppo presto ragazzi. Siamo alla parte nord di Milano, ci sono dei rallentamenti per incidente e rallenteremo. Ragazzi, ultimi chilometri prima di arrivare verso casa, ormai siamo quasi a casa. Il ritorno è stato un po' più lunghetto perché in tangenziale abbiamo trovato un po' di movimento, ma tutto sommato siamo arrivati a casa sani e salvi. Il meteo ci ha anche graziato. Ragazzi, che dire, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!